Ok, cari signori, quasi norcini, oggi andiamo a fare la famosa mortadella di Bologna. È una ricetta semplice ma difficile, nel senso gli ingredienti sono semplici, sono veramente pochi, però l'esecuzione è un pochino lunga, che ve lo anticipo, però molti di voi me l'hanno chiesta. L'altra volta ho fatto la mortadella, diciamo così, di Prato, che è differente da questa qui. Comunque sia, ci occorre, vi dico la roba che ci occorre: un pezzo di arista e un pezzo di spalla, ovviamente di suino. In questo caso ci vorrebbe, per i lardelli, diciamo, della pancetta, io ho del lardo, ci metterò del lardo perché mi avanza, un spicchio di aglio, pepe, sale. Il sale in percentuale in questo caso va al 3% su chilo, praticamente 30 grammi su ogni chilo. Un pizzico di zucchero, un cucchiaio di zucchero, ovviamente i budelli, la misura la scegliete voi in base a quella che vi piace. Questi qui dovrebbero essere budelli da 100 mm. Poi cosa vi occorre? Il ghiaccio. Vedete, chi ci fa col ghiaccio? Perché serve allo strumento per passare la carne, servirà del ghiaccio prima di tutto perché umidifica la carne, gli dà un pochino di liquido, un po' come si fa per dirvi con il prosciutto cotto, e un pochino non fa bruciare la carne quando la lama, la centrifuga, passa. Ok, andiamo a tagliare un pezzino di arista. Io cosa faccio? Ho messo la misura del tagliacarne, del tritacarne. Se volete ve lo fate fare dal vostro macellaio di fiducia e fate prima. Ok. Pezzettini, e qua la spalla praticamente sarà l'80%, anzi il 90% di magro e il 10% dei lardelli. Userò ovviamente anche il grasso qui. Vediamo un po'. Il budello. Il budello va messo in acqua, aceto e un po' di limone, almeno minimo 4-5 ore prima. Ok, poi cosa si fa? Acqua tiepida della fontana, vi faccio vedere, si riempie, guardate, prima di tutto per vedere se ci sono dei buchi, perché se ci fossero dei buchi ce ne rendiamo conto e tagliamo il pezzo vicino al buco e usiamo l'altra parte, questa qui è la parte a modo, e lo gonfiamo bene bene, così gli ridiamo nuovamente elasticità. Ok, acqua tiepida, tac. Poi vi avviso che farò un video soltanto per parlare dei budelli, di come pulirli, come trattarli, che quali sono. Girato dall'altra parte, vedete qui? È la parte interna. Se riuscite levateci un po' di questa roba, che questo qui è stato l'interno, è stato a contatto, per intenderci, della cacca. Ok, questo grassettino qui, se riuscite, senza attrezzi perché sennò bucate, e lasciatela rovesciata dalla parte di qua, perché la parte che va pulita è la parte quella interna. Lasciate almeno 2-3 ore, 4 ore, poi se riuscite anche tutta la notte, se avete la possibilità. Ok? Girata. Ok. Bisogna di parecchie cose, c'ho parecchie cose oggi sul banco. Allora, qui ho tagliato un po' di lardo, poi ho tagliato i lardelli, che questi però mettiamo soltanto in fondo, con il pezzo di lardo. Ripeto, quello lì io ce l'avevo, se no prendete la pancetta, va benissimo, con lardo è più saporito. E dobbiamo fare una poltiglia di questa roba qui. Ci butto dentro anche il pezzo dell'aglio, ci metto dentro già tutto quello che ci devo mettere. Vi ricordo che il sale sarà al 3%,
su 1 chilo, sarebbe dire su 1 chilo sono 30 grammi circa. Questa qui è la droga per Norcini, la famosa droga Torino, che ce l'ha le vie delle Indie, lo fa. Un pizzico di zucchero aiuterà, addolcirà. Ok, ora facciamo andare senza ghiaccio. Non mi ricordo come si chiama. Olè. Benissimo. Dopo averlo fatto girare 5 minuti, la nostra poltiglia. Ora vi ricordate i lardelli? Prendiamo i lardelli così, diamogli una rumata, come si dice da noi, in maniera che saranno, diciamo così, omogenei. Olè. A noi. Il modello va asciugato, poi va rigirato perché era dalla parte, diciamo così, quella contraria. Ne accorgete che, vedete, c'è questa parte qui che non puzza neanche, l'abbiamo sgrassato bene bene, anzi va risciacquato, se no gli dà fastidio, lasciate il limone, rigirato dalla sua parte, asciugato di qua e asciugato di là. Olè. Qui ci ho fatto il nodo finale, così almeno è un pochino più, non entra l'acqua perché la va cotta a bassa temperatura e va cotta, praticamente la metto nell'acqua che non deve superare i 75-80 gradi e sarà una cottura super lenta, ci vorranno almeno 5-6 ore di cottura. Mettetevi l'anima in pace, magari fatelo in un momento dove uscite. Io ho il fornello a induzione, metto il tempo e faccio quello che devo fare. Ok, iniziamo a calarlo, poi dopo la temperatura la vediamo man mano. Benissimo. Là. Così. Mi raccomando che non superi i 75-80 gradi. Ok, in onore di camera. E ogni tanto fate il buchetto e vedete anche il dentro, perché è importante che non tanto l'acqua ma il dentro non deve andare sopra, perché l'acqua sarà un po' più diciamo di gradazione un po' più alta, magari si tiene sui 90 per vedere che il dentro sia 80. Questo insomma regolatevi voi, è una cosa insomma vostra, ma l'importante è che non la fate salire più di 75-80 gradi. Bene, ci stiamo avvicinando.
Ok, 93 e dentro, guardate, 73, ok, sui 70-73. Coco è lì. Sono trascorse 4 ore, guardiamo un po', 69-70, 70, perfetto, dentro, al cuore, perfettissimo. Cocò è in cerca di topoletti. Ok, sono passate 5 ore. Ok, prendiamo la nostra mortadellina che brucia, state attenti, che bellezza. E ora cosa andiamo a fare? Seguitemi, follow me, là. Purtroppo non c'ho un cameraman, né cameraman né camera woman. Cosa facciamo? Non c'è trucco, non c'è inganni. Ghiaccio, dobbiamo fare uno shock termico. Olè. Qui ci sono delle castagne perché devo fare un salame alle castagne. Oddio, in realtà. Vabbè. Al limite, al limite. Ok, dobbiamo fargli praticamente uno shock termico per fare ricompattare tutti quanti i lardelli dentro. Olè. E tutta la carne che si solidifichi bene bene. Io lo lascio ora qui dentro per casino che faccio. Oggi sono un casinista, sì. Oggi se qualcuno mi becca qui in casa, lo lasciamo qui 10 minuti, un quarto d'ora finché il ghiaccio non si è sciolto. Poi non è ancora pronto. Iniziate voi. Da stamani che sto facendo questa mortadellina e poi dopo me la criticate anche, scommetto. Ok, scherzo, eh? Poi va messa in frigorifero, ok? Va messa in frigorifero, ora è sera per me e domattina ci resterà tutta la notte e domattina facciamo la degustazione e l'assaggio. Vorrei dirvi questa cosa, la mortadella a livelli industriali si mette con una sua pellicola sopra, che è una pellicola diciamo di plastica che la protegge bene bene, si mette negli stampi e viene cotta praticamente a vapore sempre a 70-80 gradi per 7-8 ore, ok? O chi la fa, magari alcuni la fanno artigianalmente perché hanno il forno a vapore, diciamo dei forni a vapore che costano delle cifre assurde, e sicuramente quello lì è il sistema migliore per farlo. Per chi non ha, come me, come tanti di voi, non ha il forno, il sistema, questo qua giù, è uno fra i migliori. C'è l'altro sistema dove magari potete mettere una padella con dentro diciamo la mortadella, la mettete in forno con un pochino di acqua, la coprite e quello può essere un altro sistema. Questo diciamo è un mio sistema rodato che è abbastanza semplice, diciamo la rottura di scatole, tra virgolette, è quella delle tante ore di cottura. Ma se voi vi organizzate bene, la fate, lo lasciate andare, magari ogni ora va girato e basta. Tengo a precisarvi questa cosa. Comunque sì, sicuramente il risultato è eccezionale, ma le ore sono tantissime. Alla fine per farla, cuocerla, a me sono già passate 10 ore e ancora non è finito. Ci aggiorniamo a domani, vedete che si è fatto quasi buio. Non vi dico cavolate. Ok, è trascorsa tutta la notte. Qua. L'acciaio inox. Il sapore, il profumo è spettacolare. Allora, ve lo faccio vedere, che godiamo assieme. Allora, facciamo così. Guardate qua. Il budello intorno, anche se è naturale. Guardate questo spettacolo della natura, che non sono io. Ok? Lo vedete?
godiamo assieme. Ne assaggio una con aceto balsamico super invecchiato, 12 anni. Buono. Che dire, mi sono impegnato tanto, veramente sono trascorse tante ore per fare questa ricetta e spero che voi collaborate in qualche maniera con un like, parlando della mia pagina a vostri amici, parenti. Stiamo crescendo tanto, siamo quasi a 3.000, mi mancano poco per essere a 3.000 utenti. Vi ringrazio tanto, vi ringrazio. Aiutatemi a crescere, aiutatemi a non perdere, diciamo così, le tradizioni. È importante, è importante. Tutti quanti assieme, io contribuisco, voi pure. Mettetemi il like, campanellina, mi piace, bim bim. Da Pietrasanta, io e la mia amica Mortadellina di Bologna è tutto.